Viviamo in un'epoca piuttosto confusa. La grande massa della gente non sa più distinguere esattamente il bene dal male. Che cosa porta più vicino a Dio, che cosa ci tiene separati da Lui. Vizio e virtù vengono confuse l'una con l'altra. Per questo siamo in un'epoca in cui la gente è così agitata, insoddisfatta. E alla ricerca di qualcosa che le sfugge. Perché invece di cercare dentro di sé la fonte di ogni conoscenza, gioia, beatitudine, la cerca all'esterno. Più che identificarsi con ciò che è veramente, si identifica con ciò che possiede. È una, si potrebbe dire, spersonalizzazione. Così un giorno un giovane chiese a un maestro, siamo in un'epoca alquanto confusa. Vizio e virtù vengono scambiati l'uno con l'altro. La gente non sa più distinguere. Ma come si fa a distinguere il vizio dalla virtù? Il maestro rispose: la pratica della virtù rende tranquilli, beati, pieni di amore, di gioia. Si passa attraverso le vicissitudini del mondo con tranquillità. Invece la pratica del vizio è tutto il contrario. Rende agitati, desiderosi, inquieti. Lo yogi Vivekananda disse una verità importante. La gente è tutta presa dal cercare di realizzare i propri desideri. Ma Vivekananda disse una frase veramente epigrafica, un'epigrafe, come se fosse incisa nella pietra. Disse: il soddisfacimento del desiderio aumenta la sete. Prendiamo per esempio il cibo. Se uno mangia in grande quantità, avrà sempre più desiderio di mangiare. Aumenta
il desiderio del cibo, è solo un esempio. Se invece ha una dieta moderata e quanto basta per nutrirsi, allora non avrà più desiderio del cibo in definitiva. Mangerà per vivere. Invece la gente vive per mangiare. Allora ha trasformato una cosa buona, una cosa che mantiene forza e salute, in qualche cosa di negativo, che produce poi disturbi, malattie e così via. Ha trasformato in definitiva una virtù in un vizio. Così la gente si dà da fare a cercare di realizzare il più possibile i propri desideri. Ma una volta esaudito un desiderio ne cresce un altro, poi un altro ancora. E allora non è mai tranquilla, non è mai soddisfatta. Il Cristo diceva: stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla realizzazione. E quanto pochi sono quelli che la percorrono, che la trovano e poi la seguono. Quanto larga invece è la porta e altrettanto larga è la via che conduce alla perdizione. E tanti sono quelli che la percorrono. Così nella pratica della virtù cos'è richiesto? È richiesto un impegno continuo, specialmente in quest'epoca di Kali Yuga. È come remare controcorrente, perché la gente si lascia trasportare dalla corrente dei propri desideri, della propria mente, dei propri sensi. Invece la via della virtù è una via di impegno. Bisogna remare controcorrente, per così dire. E quindi una via più impegnativa, no? Che non quella del seguire il corso dei propri sensi e dei propri desideri. Così quel medesimo giovane chiese al maestro: ma come si fa allora a praticare la virtù? E a lasciare da parte invece il vizio deteriore, la virtù che esalta e il vizio che deprime. Disse il maestro: fai conto che ci siano dei cavatori, dopo aver tagliato un blocco di marmo nella cava, lo spingono e c'è un primo percorso che è in salita. Questi cavatori dovranno
impiegare tutto il loro impegno, tutte le loro forze per spingere in salita questo blocco di marmo. Poi al culmine della salita invece c'è un momento in cui la via scende verso il basso. Allora basterà che spingano appena questo blocco di marmo per farlo procedere. Così è la via della virtù. Occorre impegnarsi con tutte le proprie forze, come i cavatori quando spingono in salita. Allora cosa accade anche? Accade una cosa molto importante, che il nostro carattere si rafforza attraverso la disciplina, attraverso l'impegno, diventiamo forti di carattere, dei veri uomini che hanno compreso verso dove devono dirigere i loro passi e procedono con impegno in quella direzione. Perché la gente confonde i beni deperibili, i beni provvisori di questo mondo illusorio, temporaneo, che è solo un habitat che ci è stato destinato per un certo tempo, confonde tutti questi beni con i beni eterni. Si comporta come se i beni che acquisisce dovessero rimanere con lei per sempre. Il denaro, la fama, i piaceri di questo mondo, il potere, sono tutti veleni che uccidono lo spirito se non sono posseduti con il giusto distacco. Come un prestito che abbiamo ricevuto da Dio e che dovremo restituire. Quindi il saggio cosa fa? Non si esalta molto dei momenti favorevoli, dei beni che possiede, del suo buon nome. Non si deprime molto quando le cose invece vanno diversamente. Così supera con facilità gli ostacoli, in quanto ha una mente equanime, è abituato a non esaltarsi troppo del successo, a non deprimersi troppo nell'insuccesso. È sempre tranquillo, sereno, felice. Si è affidato a Dio, al Maestro. Attraverso la propria meditazione è entrato in uno stato di pace, di quiete interiore. Ha trovato rifugio nell'ovile del Maestro,
quando entriamo in contatto con la manifestazione divina, la luce e il suono celestiali, ne traiamo pace, amore, gioia, che ci servono nella buona come nella cattiva sorte. Sono dei nostri servitori, per così dire. E in più ci guidano verso la meta in modo infallibile. I consiglieri di questo mondo, oggi li chiamano consiglieri, gli danno altri nomi strani, gente che deve dare dei consigli. In realtà ci consigliano come ottenere i beni provvisori e illusori di questo mondo. No. Invece la luce e il suono divini sono dei consiglieri infallibili. È il potere di Maestro, il potere di Dio, il potere di Cristo, che ci guida infallibilmente verso casa. C'era un servo fedele di un ministro, abitava in un piccolo appartamento con la sua famiglia, proprio accanto al palazzo del ministro. Ecco che quando dalle cucine del ministro veniva lavato il riso, scorreva attraverso un piccolo torrente, passava accanto all'appartamento del servo fedele. Ecco, quando veniva lavato il riso, cosa succedeva? Che questo servo raccoglieva tutto il riso che rimaneva nell'acqua, e ne aveva raccolto una buona quantità. Diceva, tutto questo riso potrebbe, era un servo anche saggio, tutto questo riso potrebbe servire nei momenti di difficoltà. Ecco che infatti questo ministro cadde in disgrazia. Gli vennero tolte tutte le sue prebende, tutti i suoi benefici. Ma disse al servo, ora non ho più bisogno di te. Ma il servo disse, non si preoccupi, disse il ministro, adesso non ho più nemmeno quanto serve a me e la mia famiglia per sostenerci, per mangiare. Disse il servo, in tutti questi anni che vi ho servito ho raccolto tutto il riso dell'acqua di lavaggio delle vostre cucine. Ce ne sono diversi sacchi. Ora con questo riso potrete sostenervi per un certo tempo e poi la sorte tornerà favorevole. Così il saggio fa sempre in modo da essere pronto anche al cambiamento della sorte. Un uomo ricco, diceva il grande maestro Kirpa Singh, è un uomo che spende di meno, è qualcosa di meno di quello che guadagna.
allora è veramente ricco. Invece un povero, un vero povero è uno che può guadagnare magari un'ingente quantità di denaro, ma che non gli basta mai. Allora nella sua imprevidenza sarà sempre povero, pieno di debiti. Così la Bibbia stessa dice: è meglio confidare nel Signore che confidare nei potenti. Se confidiamo in Dio, nel potere di Maestro che è dentro di noi, avremo sempre una protezione che non ci abbandonerà mai. E allora attraverseremo con gioia, pace, beatitudine anche i mari più tempestosi di questa esistenza. La nave del Maestro è come un transatlantico che va avanti tranquillo anche nelle acque più agitate. Se saliamo sulla sua nave saremo sempre al sicuro.